Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Voglio iniziare questo vlog con una riflessione culturale ma anche un po' umana. Prometto che poi il vlog diventerà più allegro e più leggero. Voglio raccontarvi una cosa che mi è appena successa, che devo dire mi ha dato un po' fastidio. Adesso vi spiego perché. Comunque siamo a novembre e più ci avviciniamo verso la fine dell'anno e più ci sono delle feste importanti da festeggiare e più diventa difficile. Molti di voi lo sanno, altri probabilmente no. Ho perso mio papà 6 mesi fa ed è un periodo difficile della mia vita. Però vorrei cogliere l'occasione per raccontarvi un elemento culturale, un elemento della cultura italiana, perché siamo a novembre e il 1° novembre è una festa importante per noi qui in Italia, perché è la festa di Ognissanti, e poi il 2 novembre c'è la commemorazione dei defunti. Quindi è una festa non è una festa, ma è un giorno di raccoglimento, 2 giorni di raccoglimento per ricordare e commemorare le persone che non ci sono più. Per questa occasione la tradizione vuole che si comprino dei fiori, nello specifico dei crisantemi. E ho comprato questi 2 mazzi di crisantemi da portare sulla tomba di mio papà. Ed è una cosa che facciamo con tanto amore, un omaggio, un regalo che si vuole fare alle persone che non ci sono più. Volevo parlarvi del significato importante che i crisantemi hanno per noi. Non si usano molto in altre occasioni, ma non per questo li riteniamo meno importanti. Anzi, vi dico questo perché prima, mentre li compravo, ho avuto un incontro un po' sgradevole. Una signora, mentre pagavo, una signora se n'è uscita dicendo: solo qui in Italia voi regalate questi bellissimi fiori ai morti, con un tono astioso. Da questo commento io ho capito che la signora non fosse italiana e che stesse giudicando in maniera negativa una tradizione che negativa non è. E allora le ho risposto dicendo: sono dei bellissimi fiori che omaggiamo alle persone che amiamo e che non ci sono più. E lei non ha accolto la mia risposta perché continuava a sottolineare quanto secondo lei fosse sbagliato che noi usiamo i crisantemi in questo modo. Io ero sovrappensiero, stavo pensando alle mie cose e sinceramente sono rimasta stupita di un commento del genere, perché è evidente che quella persona non è dentro la nostra cultura e non fa neanche lo sforzo di cercare di capirla, perché l'ha giudicata con astio e con un atteggiamento prevenuto. E io vi giuro, tutto avrei pensato, tranne che vivere questo sgradevole incontro stamattina. Così dal nulla, io stavo pagando alla cassa, ero sovrappensiero, stavo pensando alle mie cose e mi sento dire questa cosa, come se portare i crisantemi e usarli per rendere omaggio alle persone che non ci sono più fosse una cosa brutta. E mi dispiace perché invece secondo me è una cosa bella avere un fiore specifico per una ricorrenza così. Non ci vedo niente di male, sinceramente, e mi dispiace che alcune persone vedano sminuito il ruolo di questo fiore, il crisantemo, portato sulle tombe di chi non c'è più, quando in realtà per noi è tutto il contrario. Il vlog è farvi vedere un po' della mia vita. Questa è
la mia vita in questo momento. Buon pomeriggio, scusate il rumore di sottofondo, ma sto costeggiando la via Nomentana, perciò è molto trafficata. Sto facendo una passeggiata, mi prendo un paio d'ore per passeggiare oggi pomeriggio e anche per mettere a fuoco un po' di cose, visto che subito dopo pranzo ho fatto una sessione con la mia psicologa e quindi adesso passeggio e rifletto su quanto detto. Niente, quindi colgo l'occasione per dirvi che se c'è qualcuno tra di voi che sta guardando questo vlog e ha bisogno di essere aiutato o essere aiutata, non abbiate paura di chiedere aiuto. Ecco, io all'inizio avevo paura di chiedere aiuto e ci ho messo qualche mese per capire che la cosa giusta da fare era quella di rivolgermi ad uno psicologo o ad una psicologa, e così ho fatto. Quindi spero che questa mia esperienza possa essere d'aiuto per qualcuno di voi, anche solo per una persona, e sarò felice di aver detto queste cose. Ovviamente sono molto lontana dall'aver risolto determinate cose, ma ci sto lavorando, quindi questo già è un passo avanti. Comunque mi sto dirigendo a Villa Torlonia per fare una passeggiata e lì incontrerò mia cugina, quindi facciamo una passeggiata e 4 chiacchiere insieme. Allora, dentro Villa Torlonia c'è anche un posto che è un bar e anche ristorante, penso, si può mangiare. Però adesso noi ci siamo sedute per prendere un caffè e il posto è molto carino. Lì al tavolo lì giù ci sono dei ragazzi che stanno festeggiando una laurea, perché c'è una ragazza che indossa la corona di alloro dei laureati. E allora, di Villa Torlonia vi ho già parlato varie volte in diversi vlog precedenti, quindi li recupero e ve li linko nella descrizione del video qui sotto, così magari se vi va potete andare a vedere quei vlog e scoprire un po' di più su Villa Torlonia. Oggi è un po' un vlog rilassato e molto semplice, quindi non vi inonderò di fatti e informazioni per il momento. Poi magari domani cambio idea e vi riempio di date, informazioni, ecco. Grazie. Eccola! Ah. Ciao Angelina! Vuole seguire il workshop di YouTube anche lei? Ciao! Anche questa giornata è giunta al termine, è sera. Ho appena finito di cenare e adesso mi metto a guardare la TV. Mi vedete truccata, un po' più truccata di prima, perché ho registrato alcuni contenuti brevi. Che ne pensate degli short qui su YouTube? Io ad essere sincera,
mi ci sto ancora abituando, cioè sono molto di più per i contenuti lunghi, video lunghi. Purtroppo, per fortuna, il mercato si sta orientando sempre di più verso contenuti brevi, brevissimi, e a volte è difficile restare al passo con i tempi, con i tempi dei social. È arrabbiato con me perché non può più salire sul divano e quindi piange perché non può salire sul divano e per dispetto si mette davanti alla TV. Comunque, dicevamo degli short. Diciamo che sì, mi ci sto abituando, li faccio, alcuni mi piacciono più di altri, però è un po' difficile coniugare quello che faccio io su YouTube con dei contenuti brevi senza essere ripetitivi, perché alla fine, cioè, secondo me, poi magari cambierò idea, però adesso, oggi, in questo momento, mi sembra che l'unico contenuto adatto per gli short sia un contenuto di vocabolario, perché non so, per me spiegare la grammatica in video di 60 secondi è impossibile, è improbabile, cioè non penso sia una buona idea. A meno che proprio non siano delle cose velocissime da dire, no? Delle cose super facili. Sì, vabbè, vediamo come va. Io sto continuando a farli nella speranza che piacciono a qualcuno. Fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti e scambiamoci un po' di idee al riguardo. Che cavolo, dai, No, che devo, mi devo portare quella, se no mi si cosa. Voglio fare il vlog, non No, posso. no, fallo, ma devi, aspetta un attimo, fammi fare questo, se no mi si cosa. Buona domenica. Tutta? Vai. Tutta adesso deve andare 8 minuti. Quindi devo stare 8 minuti così a girare? No, esatto. Meno male che faccio CrossFit. Brava, vedi che qualcosa serve? Come mai i piatti di legno? Che la polenta si mangia sui piatti di legno, nelle baite, certo, qui siamo a Roma, ma... Vogliamo ricreare l'atmosfera della baita, Sì. anche se è un po' difficile. No, però già vedi, oggi ci sta bene la polenta perché non è caldo. Levati Angi, levati da solo, da dietro. Fa un po' più fresco Sì, oggi. sì, sono 17 gradi, non è che... Allora, il condimento consiste in salsicce e spuntature di maiale, no, nel sugo. nel sugo, sì, di pomodoro con tutti gli odori, come diciamo noi, che sono praticamente, vabbè, carota, sedano, prezzemolo, aglio e cipolla, tutti tritati finemente, fanno andare, poi ci metti la carne, una sfumata di vino bianco e poi fai andare il sugo, ma insomma bollire, l'ho fatto ieri sera un'ora più, l'ho fatto cuocere. L'emozione. Il primo treno, ho preso per la prima volta il treno che da casa nostra ci collega al centro. Il biglietto costa 1 euro. Qui adesso scendiamo a Roma San Pietro. Sì, parecchio è sotto in galleria. Sì, non si Poi vede niente, no. però vabbè. No, ma poi dopo esce. È per questo che ci mette poco. In realtà non c'è nessuno, però ho la fissa di mettere la mascherina ormai. Vabbè, quindi quando scendiamo a Roma San Pietro vi facciamo vedere. Oggi mamma è molto emozionata di questo primo viaggio. È vero, è vero. Perché è una stazione nuova sostanzialmente. Nuova, Purtroppo la batteria scarica, mi dimentico sempre di caricare questa batteria, vabbè. Comunque lì c'è San Pietro, siamo alla stazione San Pietro che è molto carina. Adesso sto aspettando mamma che è rimasta un attimo indietro perché sono davanti che devo registrare dei video. E adesso facciamo la passeggiata del Gelsomino, che è un percorso pedonale
Molto carino. Vediamo dove ci porta. Che parte proprio dalla stazione qua. Ecco. Il gelsomino, dove sta il gelsomino? Sta sulla via Gregorio VII. Dico, che praticamente ci esce dietro. Sì. Dietro al Vaticano, quindi ci sei. Sì. Quanta gente c'è? Tantissima, non l'avrei mai pensato oggi, di lunedì pomeriggio, mai. Questo in genere è la gente che trovi la domenica, oppure il mercoledì quando fa quelle riunioni che fa il Papa, non mi ricordo come si chiamano. Il mercoledì ci stanno, ma oggi no. Come si chiamano le? Come si chiamano? Quando fa il mercoledì? Le udienze. Le udienze. Odio quando ho la parola sulla punta della lingua e non mi viene. Esatto. C'è una fila lunghissima Assurda. per Veramente, entrare. ma anche a Natale. No, forse a Natale molto di più, però veramente sorprendente. Sì. Quindi anche se uno adesso volesse entrare a vedere la basilica dentro, Anche no. no, perché c'è troppa No, non c'è, fila. capirai. Guarda lì che ammassamento che c'è. Quelli quando entrano, si alle 8. Eh sì. Facciamo pausa caffè. Signori fuori? Sì, naturale, c'è una bottiglietta d'acqua naturale. Secondo te, come via degli acquisti, è meglio via Cola di Rienzo o via del Corso? Via Cola. Assolutamente, via Cola. Certo, in via del Corso ci sono pure grandi firme, non in via del Corso, ma nelle vie limitrofe, no? Via Borgognona, via dei Condotti, che stanno là. Se tu hai bisogno di una cosa firmata, di valore, vai lì, più al centro. Di qua è per noi, per tutti, insomma. Cioè, Sì. per questi nostri assolutamente meglio via Cola. Sì. E diciamo che secondo me è più elegante via Cola rispetto a via del Corso, perché a via del Corso veramente ci si riversa un sacco di gente. Sì, ma poi sai che e c'è? non- Che in via del Corso, la via proprio vera, via del Corso, ci sono negozi che trovi nei centri commerciali. Però poi ti ripeto, alle vie limitrofe ci sono le grandi firme, quindi dipende quello che devi comprare, dove devi andare. Qui c'è tutto. Si è aggiunta una persona al nostro gruppo. Io ho comprato un paio di pantaloni, sono molto contenta perché vado sempre in giro con gli stessi jeans e mi sono stufata. Voi non potete saperlo perché mi vedete sempre dal torso in su. Buongiorno. Oggi è una giornata da 2 caffè mattutini. Oggi devo fare un po' di cose. Niente di eclatante, le solite cose della quotidianità. Stamattina mi alleno, poi devo fare un salto al supermercato per comprare qualcosa per pranzo perché il frigo è attualmente mezzo vuoto. E poi devo andare anche al supermercato perché voglio comprare una bottiglia di vino da portare a casa di una mia amica stasera perché ci ha invitato a cena e quindi non posso andare a mani vuote. Perciò spero di trovare il vino che ho in mente. E niente, questo è tutto per il momento. Continuo a bere il mio caffè in attesa di mia sorella che mi passi a prendere perché appunto andiamo ad allenarci insieme. Oggi per pranzo mangio orzo con cime di rapa e bocconcini di mozzarella campana. Sono pronta, sto aspettando che Walter torni a casa, ma io sono già pronta, ho anche la borsa in spalla, ho le scarpe ai piedi, sono pronta. Qui c'è la bottiglia di ribolla gialla sfumantizzata e poi devo portare anche il frullatore ad immersione perché c'è stato un problema tecnico. Ma che per caso ti posso chiedere una cosa gigantesca? Non è che quando vieni mi devo portare il frullatore a immersione? Mi si è rotto il mio e devo frullare la salsa. E quindi c'è stato un piccolo problema tecnico, perciò non andrò sicuramente a mani vuote a casa di Marta, della mia amica Marta, perché oltre al vino porto anche il frullatore.